Pensato a un'opera, per esempio, come Le Muse Inquietanti. Anche qui c'è questa atmosfera irreale, metafisica, che va oltre proprio la realtà fisica e ci sono questi spazi misteriosi. Sullo sfondo vedete il castello di Ferrara, lo riconoscete, degli estensi, ma accanto trovate le ciminiere di una fabbrica, le statue classiche che ora vi ho detto, sedute, c'è un'alta colonna, c'è un busto, teste di manichini e quindi questa realtà non è quella che percepiamo perché ci sono anche ombre lunghissime, sembra ci sia pieno giorno, ma poi le ombre sono lunghissime come al tramonto. E tutta la pittura di De Chirico ci dà questo senso di silenzio, senso di attesa, contrariamente alla pittura, abbiamo visto, futurista, che ne è l'esatto antitesi. Pensate a un artista come Giorgio Morandi che fa queste nature morte. Questa è una natura morta in viola. Roberto Longhi, un critico, dirà di Morandi una lentezza meditata, un'affettuosa studiosità. Sono parole bellissime perché un quadro metafisico è un quadro che va letto, meditato lentamente, è un quadro comunque affettuoso. Questa è una natura morta e ci documenta degli oggetti che Giorgio Morandi possedeva e quindi uno studio attento anche di quello che è tutta la sua quotidianità. È un'arte senza tempo che ci invita veramente al silenzio. Veniamo all'opposto, al movimento più radicale, più dissacratorio di tutti delle avanguardie, con uno spirito di rivolta contro tutto e contro tutti. Il dadaismo è un movimento che invece esalta il gioco, esalta la casualità, esalta la libertà, la creatività. Questo nasce in Svizzera nel 1916 e lo sapete, la Svizzera è un paese non è coinvolto nel conflitto mondiale e quindi a Zurigo nel 1916 si apre il Cabaret Voltaire, un locale che accoglie giovani artisti che vogliono sperimentare nelle arti. E nasce però come movimento dopo l'esperienza drammatica della guerra. E molti di questi artisti hanno vissuto. È la prima avanguardia considerata il dadaismo di carattere internazionale, perché la metafisica, ve l'ho detto, non si può considerare un'avanguardia, anzi con il suo ritorno all'ordine, anche se ha influenzato poi il surrealismo, è quasi un'anti-avanguardia. E il termine Dada cosa vuol dire? Pensate a una scelta casuale innanzitutto che hanno dato perché non ha significato. Pensate a cosa dicono i bambini, da, 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 proprio anche un sillabare infantile. È un gusto, quello per i dadaisti, per tutto ciò che è casuale, è illogico, no? Un'altra cosa è interessante, vuole distruggere tutto quello che è la cultura creando proprio un'antiarte. In questo sono molto simili, per esempio, ai futuristi. Dalla negazione avviene, secondo i dadaisti, un'azione purificante e rigeneratrice. E la fama dei dadaisti si deve a cosa? Agli eventi scandalosi che provocano. I giornali ne parleranno. Una delle opere sicuramente famosissima è questo atto, tra virgolette, vandalico nei confronti di un'opera cardine della storia dell'arte di tutti i tempi, perché Duchamp cosa fa? Prende, mette, disegna questi baffi e questa barba su una riproduzione della Gioconda. Ma c'è di più, gli dà anche un titolo che è un gioco di parole che significa con questa sigla qua giù in basso, lei ha caldo al culo. E ve l'ho fatta vedere altre volte, ora non staremo a spiegare quest'opera, però fa riferimento, vi ricordate, a un'incisione alchemica e così via. È un'opera comunque dissacratoria. Vi prendo un altro oggetto. Si intitola questo, Regalo. Pensate, un ferro da stiro. Capite bene, il ferro da stiro con i chiodi infilzati lì sotto, incollati, perde la sua funzione, perché i chiodi suggeriscono innanzitutto un'azione violenta, perché il chiodo appuntito è qualcosa che buca e quindi cadeau, regalo, cioè è già qualcosa che ci fa capire viceversa, il ferro da stiro è un oggetto che tutti noi usiamo in casa con cura
per esempio per stirare i nostri abiti. Ecco, perde proprio il ferro da stiro il senso e la sua funzione. È questo che vogliono i dadaisti, porre l'accento su tutto ciò. E considerate che anche Man Ray lavora con Duchamp a New York e nel 21 si trasferisce a Parigi e si unisce ai surrealisti. Quindi anche lui farà parte poi dei surrealisti. Guardiamo le differenze però tra surrealismo e dadaismo. Con la metafisica un po' le abbiamo già dette. Con il dadaismo, mentre il dadaismo ha il gusto per la provocazione e non c'è, lo abbiamo detto, uno stile unico, ma c'è sempre questa sperimentazione, è distruttivo comunque, vuole distruggere tutto, è anarchico, si pone contro la guerra e contro la classe borghese. Guardiamo il surrealismo. Il surrealismo, viceversa, appartiene al sistema, ma vuole sovvertirlo, scardinarlo dall'interno. Quindi i surrealisti, a differenza dei dadaisti, elaborano una poetica, si danno anche proprio un codice di comportamento, devono atteggiarsi in una certa maniera. Si passa, questo è fondamentale, dalla negazione invece all'affermazione. Il surrealismo non vuole distruggere nulla, ma costruire. E Magritte, lo vedrete, uno dei più grandi surrealisti, riconosce nella metafisica di De Chirico comunque una grande ispirazione per tutta quella che era quell'arte, appunto, che abbiamo detto metafisica per il surrealismo. E quindi si recuperano oggetti del proprio vissuto, oggetti della propria memoria, oggetti della nostra esistenza che entreranno in campo in gioco. Si parla di una surrealtà, di una realtà che è superiore, ma il fatto che non sia visibile e che sia invisibile la rende più autentica. Il poeta del gruppo è André Breton, pubblica il Manifesto del 24. Considerate che il movimento surrealista si sviluppa in Francia per poi diffondersi, ve l'ho detto, a livello veramente internazionale. Tenete presente che ci sono due tendenze. Una astratta, è quella per esempio, vi dico un artista, Miro, è uno dei più famosi, e una tendenza invece figurativa, è quella di Magritte, di Max Ernst, di Dalì. Pubblicheranno il primo manifesto nel 24, il secondo manifesto lo pubblicheranno nel 29, legando il movimento al Partito Comunista e molti artisti a questo punto scelgono un percorso indipendente, autonomo, slegato dalla politica. È il caso per esempio poi anche di Salvador Dalì.